Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, venerdì 24 maggio del 2024. Ben ritrovati qui a Mattino Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao a tutti, buona giornata, buona fine settimana. Insomma, si parte con oggi, ci sarà l'ultima partita del Milan domani. Insomma, ultimo giorno di scuola, Henry. Sì, dà proprio quelle sensazioni lì, no, quando Mm. poi a fine anno entrano anche le mogli, i parenti, i figli, no, in campo con i Pensavo a giocatori. scuola, dice, che scuola hai frequentato? No, non entravano i miei parenti a scuola quando finiva la scuola. No, dico in campionato, no, son sempre scene molto carine, molto belle Mm. quando finisce la stagione, in un senso o nell'altro, perché poi, di base accade sempre, sia in stagioni più felici che meno felici, però è un bel momento. Tra l'altro sarà un momento di stacco, no, quest'anno ancor più di altri anni, perché salutano un po' di giocatori, oltre che l'allenatore, di cui tra poco parliamo. Quindi sarà un momento importante, sarà un bel momento magari da vivere, no, come ricordo per alcuni, un brutto momento per altri, perché son sempre addii e quindi fa sempre male, e parlo soprattutto di Olivier Giroud e Simon Kier e appunto Pioli stesso. Quindi sarà una giornata intensa, ecco, mettiamola così. La partita conta poco, la giornata secondo me sarà comunque intensa. Da qui ripartiamo direi, visto che, magari qualcuno di voi sta guardando questo video con l'annuncio già arrivato, quindi, è quasi diventato vecchio quello che stiamo per dire, ovvero che in mattinata arriverà l'annuncio ufficiale della separazione da Stefano Pioli, quindi qualcuno di voi sicuramente vedrà questo video dopo, ma tant'è. Oggi l'annuncio della separazione, il Milan prepara la festa d'addio. Questa è la Gazzetta dello Sport, il club e tecnico hanno trovato un accordo per il divorzio, domani saluti San Siro, la società ha pensato a una sorpresa. Va bene, non ho idea. D'altronde è una sorpresa, quindi è giusto che rimanga tale. Gli metteranno la canzone credo, per l'ultima volta forse, immagino, non lo so. Non ne ho idea. Ma possiamo fare un piccolo bilancino? Visto che tanto lo sappiamo come funzionano queste cose. Da lunedì si parlerà del nuovo allenatore, quindi è Sì. praticamente un ciclo che continua e non si ferma mai. Quindi lo possiamo fare oggi di un allenatore che ha allenato il Milan 4 anni e mezzo, 4 anni e 3 quarti, dai, diciamo così, con alterne fortune, con sicuramente una prima parte ottima, senza ombra di dubbio, con dopo la prima, diciamo così, risistemazione del motore, visto che non si era partiti benissimo. Dopo il Covid invece il Milan è partito molto bene, ha fatto benissimo la stagione successiva, tornando in Champions dopo tanti anni, ha vinto lo scudetto in quella dopo. E poi forse lì è stato il culmine, non è più riuscito ad andare oltre quel risultato. Ovviamente non è che si può, diciamo così, essere così tanto oltre rispetto a uno scudetto, però nemmeno, è riuscito a rimanere troppo su quei livelli. Il Milan poi ha tenuto botta l'anno dopo per qualche mese, per poi perdere lo scudetto già nei mesi invernali con il Napoli, perdendo la Coppa Italia, eccetera, eccetera, con quella crisi di gennaio particolarmente complicata. Si è ritirato su in primavera andando avanti in Champions, sacrificando il campionato, tant'è che siamo arrivati quinti, poi un po' di derby, le solite problematiche infortuni e poi quest'anno molti alti e bassi che hanno portato a un secondo posto, a una Champions fuori subito e a un'Europa League fuori al primo scoglio importante. Ma guarda Simo, il bilancio che faccio io è diverso, cioè nel senso, esula un pochino dai risultati, dai traguardi, no, perché potremmo parlare delle cose più che positive, cioè il fatto che ha valorizzato tanti giocatori, ci ha fatto tornare in Champions League, vince uno scudetto, arriva in semifinale, eccetera, eccetera. Possiamo parlare delle cose negative,
l'ecatombe infortuni ripetuta, i derby persi, l'eliminazione dall'Inter in Champions, lo scudetto vinto in faccia all'Inter, eccetera, eccetera. Quindi se prendiamo questi 4 anni ci sono state a livello di risultati cose positive e cose negative, indubbio, e a livello di proprio cose concrete, no? Io ne faccio un discorso diverso. Per me l'esperienza di Pioli si può dividere in 2 per un semplice motivo. Fino al giorno della festa scudetto il Milan è umile, ha un atteggiamento umile, ha un atteggiamento propositivo e positivo, gioca un calcio eccezionale perché prepara ogni singola partita, perché è una squadra, un gruppo più unito di tutti gli altri gruppi, tutti pronti a darsi una mano. L'atteggiamento stesso dell'allenatore nei confronti, diciamo, mediatici è di un certo tipo ed è divertente vedere le partite del Milan. Vinca o perda, è divertente mettersi davanti alla TV allo stadio e vedere le partite del Milan. Fino al giorno dello scudetto questa cosa c'è stata ed è innegabile e ha ridato anche a tanti la voglia di guardare il Milan e di seguire il Milan. Da lì in poi per me c'è stato proprio uno stacco totale. Da lì in poi il Milan, non dico che si sia seduto, però è indubbiamente accaduto qualcosa per cui il gruppo, l'atmosfera, la magia che c'era stata nei 2 anni precedenti non c'è più stata, l'umiltà è andata un po' sotto il letto, cioè è sparita, è venuta sempre meno, il gioco pure, perché la preparazione delle partite pian piano si è sempre più sgretolata ed è proprio, c'è stato una sorta di stacco secondo me. Quindi se devo fare un bilancio al netto di tutto quello che hai detto tu relativo poi a quelli che sono stati i traguardi concreti e magari le problematiche concrete, io la divido in 2 proprio a livello di, non lo so, non saprei trovare il termine, ma proprio mi son sembrati 2 Milan diversi. Ecco, uno unito, squadra, gruppo, preparato, intelligente, voglioso, studioso, umile, eccetera, eccetera. Uno un pochino più arrogante, un pochino più superficiale, un pochino più, ehm non lo so, questo ecco, riassumerei, ripeto, non so, ditecelo nei commenti, oltre a mettere un like a questo video, se la pensate uguale, diversamente, però io ho proprio avuto questa sensazione di Milan 1.0 fino alla festa scudetto, Milan 2.0 da quel giorno lì in poi. Io guarda, ne faccio un discorso di ciclicità invece, molto semplicemente. Credo che come tutti gli allenatori, un percorso di un allenatore che riesce a durare per più di 1 anno, 2 anni in un club ha una fase ascendente e una fase discendente, come tutti. Soltanto i grandissimi, ma veramente i grandissimi, sono riusciti a rinnovarsi nello stesso club aprendo più cicli. Gli Ancelotti di turno, piuttosto che i Ferguson, eccetera, ma stiamo parlando di gente dell'Olimpo, della panchina, insomma. Per gli allenatori che stanno 1 gradino, 2 gradini sotto questo Olimpo, è normale andare incontro a 1 anno, 2 anni di ascesa e poi di lento declino o di rapido declino, dipende poi dalle situazioni. Senza andare a intaccare quelle che sono le qualità, ma semplicemente, ci sono, come diceva un altro allenatore, le categorie, insomma. Si è dimostrato un buonissimo allenatore, per certi versi all'inizio anche un ottimo allenatore, e poi si è dimostrato un allenatore che stava chiudendo un ciclo e che forse gli è stato, diciamo così, concesso 1 anno in più rispetto a quello che doveva essere. L'anno scorso il ciclo, ma senza andare a intaccare le qualità, proprio il suo ciclo al Milan era terminato e andava chiuso lì. Diciamo, quest'anno è stato un po' un riproporre, un cercare di riproporre quello che in realtà era già stato visto l'anno scorso, nei pregi e nei difetti. Tutto qua. Sì. Chiudiamo con Pioli e apriamo Fonseca. L'erede. Ci siamo quasi, il futuro parla portoghese, possibile accordo a breve, il Milan apprezza stile e lavoro con i giovani, da Ioro a Thiago Santos, ma i tifosi tornano a protestare. Insomma, sembra andare lì, la scelta del Milan ormai
i dubbi iniziano a essere sempre meno e adesso poi da lunedì ogni momento è buono per chiudere la vicenda e spero che venga chiusa, non ce la trasciniamo oltre, anche perché in Australia con le probabilità ci dovrebbe essere Bonera, quindi non è che dovremo aspettare il ritorno da Perth, quindi sicuramente la prossima settimana la chiudiamo questa vicenda con ogni probabilità Fonseca, anche perché via via poi il resto della compagnia del gruppone che stava insieme a lui si è sfaldato, ha perso pezzi e forse adesso al massimo vede un inseguitore solo, cioè Van Bommel, proprio. Però per il resto più o meno siamo qui. Sì, nel passare dei giorni, nel corso dei giorni, tutti gli altri rumors, tutti gli altri candidati si sono pian piano un po' sgretolati, no? E quindi non so perché stamattina mi piace sta parola sgretolato. Sgretolato? Non chiedermi perché, però figurativamente funziona. No, nel senso che ormai direi che salvo clamorosi colpi di scena stile Verstappen in Australia, direi che ci siamo, cioè ormai la strada è questa, il mio augurio è che a questo punto si creda fermamente in ciò e che si tiri dritto e che si difenda a spalle larghe, petto in fuori e che si mostri con tanta, diciamo, forza di volontà ed entusiasmo che si pensi di aver preso la scelta giusta. Cioè, No, perché e adesso questo devi fare, adesso devi che venga difendere la squadra spiegata tratta soprattutto, e cosa? e che venga spiegata soprattutto. Che venga spiegata, che venga protetta e che venga, ripeto, difesa fino allo strenuo. Speriamo che sia così, perché altrimenti se così non dovesse essere, se già iniziamo a sentire qualcuno che dice: c'erano tante idee, abbiam deciso cioè non va bene. Quindi il mio augurio è che adesso si tiri dritto con Fonseca, sperando che i nostri dubbi, Simo, che i miei, i tuoi, i dubbi di tutti, eccetera, eccetera, vengano spazzati via. Io non penso che accadrà, ma come dico spesso, spero di sbagliare. Siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo tra poco per Chiamamina delle 11, Lanci 13:16, Pelle Rossonera con Carlo Pellegatti, quindi come al solito un venerdì classico per poi ritrovarci domani con il preview al mattino e il post alla sera. Henry, grazie. Ciao, buona giornata a tutti, mi raccomando, i like, le iscrizioni, i commenti, tutto quanto. Ciao.